La mano di Dodi. Il silenzio del movimento. 3 dicembre 2011. Di Gerardo Dorico, lettura di Patrizia Barbera. Audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. L'hardware o il software per trasformarti esiste. Un mondo diverso è già qui. Legalmente, cioè sulla carta, potremmo anche realizzarlo e sarebbe necessario nella più grande porzione possibile. Penso a quante abitudini sarebbero più comode e altre ovviate. Ma il privato molte volte sembra solo teoria, cioè non si dovrebbe restare senza un movimento, mai. Ma qui pare che nessuno può procedere la legalità. Avrai capito anche tu che oggi il capo si sarà fermata una mezza parola della persona più importante presente nel quadro generale istituito. E poi, come si può dichiarare una macchina illegittima? Non esistono apparecchiature illegali, siccome funzionano bene. Ok, paradossalmente serve vedere chi non sa parlare, chi cresce nel tempo, chi assume informazioni o denari. Sai, la realtà è una sottigliezza per gli stolti che pagano all'oscuro. La macchina oggi diventa il presente. Fosse solo quella che toglie la fame nel mondo, ma no, non l'hanno rubata, mentre noi dovremmo essere in paradiso invece di vivere nella nostra città oggi. Forse hai visto passare l'idea. Il futuro che doveva arrivare sta passando adesso e arriverà anche un prossimo domani per chi ne avrà necessità. Non si esiste più restando non aggiornati. Ti vuoi colorare la faccia? Io sono a posto così. Attendo, non sembra un gioco. Saranno un po' tutti in silenzio. Sarà una specie di allenamento per la maggiore forma espressiva statale, in più per evitare le percosse a volte. Quindi anche da segnalare un'anomala situazione legale del movimento pubblicante nella nazione. Saremo diventati degli umani diversi, o sarà finita la guerra in cui si scontrano per strada come degli animali gli uomini. A volte alla fine oggi uccide oggi, ho un dovere pubblico e dare. Come in questo inizio secolo non possiamo restare in un posto perché finiamo la batteria. Sembra poterci restare, invece dobbiamo proprio muoverci. Ecco. In alcuni casi siamo debitori farlo. Il dovere serve per non morire. Cos'era un'idea? Se vuoi la parola o il gesto tuo, dei tuoi prossimi o di chi incontrerai oggi e mai, quegli insieme errori che il computer non ti segnalerà. Manca di idee questo posto. Ecco cosa si cercava. Addirittura non l'hardware nella maggior parte dei casi, ma il software che sarà carente. Altrimenti eri già in paradiso oggi. Certo, la nostra privacy. Ma dimmi, chi ti ha spezzato quel braccio? Il tuo boyfriend? Ora io che devo far piangere. Facciamo una pausa. Qui sembra che tutto brucia. Saremo un po' non completi, nonostante nati, vivi, naturali. Si trova mancante solo l'anima, o meglio la CPU. Il buio. Manca una legge come una luce perfetta, nonostante premi, lauree, diplomi, serate di buon cattivo tempo. Se questo è il moderno non sarà la strada giusta. Quindi lauree, scienziati, premi Nobel, capi di Stato, nazioni o in TV. Nota che il bene non c'è. Fine della trasmissione. Mentre siamo un bene così, come sarà piccola una vita soltanto. Diceva sempre un'informazione pubblica o privata che porta solo dove la macchina ci vuole. Non è vero che si parla ancora di predomini di male o di uno specchio, cioè la verità più limpida invece ha due facce, una che ci rappresenta e l'altra bianca. Poi, cos'è la verità? Un prodotto che non dice il suo prezzo, la sua finalità o anche la sua scadenza. Ecco, come quelle idee di esistenza, di presenza valutativa, finiscono ancora nella loro descrizione. Tutti i modi di funzionare nella legge, non fuori. Si parla, invece di dimenticarsi nel bene, perché non arrivati carnalmente al pulsante che attiva il giorno successivo. Una falsità, quel presente già si paga. Un governo per il bene con tutti i progressi terrestri non completo oggi. Il seguito lo sai.
L'impaginazione delle idee diventa un libro a sé. Per questo si svegliano vuoti gli abitanti della nostra città anche oggi. Senti non ascoltare la radio mentre leggi. Le spiegazioni di questo universo non sono mai venute tutte alla luce. Oh, non è vero che è tutto finito. Oggi ci uccide, o è un altro giorno nuovo. L'avevamo pagato, sai, anche se non completi. Allora non si era sbagliato solo il numero di conto corrente, a guardare con un po' d'attenzione ai dettagli. Completa la tua carne. Era una vecchia pratica. Da molto tempo non si dice cosa è successo. Qui non funziona per niente senza spostare oggetto e azione, nel senso materiale o filosofico dell'atto. Siamo noi l'oggetto e le altre realtà comprese nell'azione far nient'altro. La carne non muore. Sarà una capacità materiale simile a un elettrodomestico che hai comprato in un negozio. Ora è in casa. A differenza delle persone che volano via dalla nostra abitazione, avranno degli impegni non discutibili del come si vince la povertà, mentre sono molte in più le unità beta che circolano dopo 10 minuti dall'impatto. Chi vince è chi sei tu. O semplicemente un cervello non sarà un'unità che tieni in casa qui, ma un prodotto nazionale lordo uguale per le regioni della nostra nazione. Di sicuro ne hai sentito parlare. Saranno tutti uguali i mali, o di un carcere grande quanto la vita, che cade dove la lama non posa, e poi giù tutti gli italiani. Mali non sono unità superanti. Scherzo, alla fine non è proprio l'inizio. Non si può cominciare dal piede alla testa, dal fondo al prossimo, poi non sapere cosa fare con le mani cementate. Gli umani non sono tutti uguali. Saremo già a un buon punto, anche se sarà presto, o anche se mi sembra che non esisto più senza il mio pranzo preferito. Sai, poi non c'era nessuno quando siamo arrivati. Non è solito l'affare. Il massimo è il bene, tutti e due assieme. Dimmi, perché si fermano persone o senza uscita li incontrano un male, magari lo sposano. Gli aerei volano in cielo, non sopra le case. È una realtà davvero cruda da mangiare il futuro d'oggi, che si crea in crescenza, ma non mi sembra di averlo già sentito. O sai cos'è una camera a gas moderna, targata 2011? Il prodotto di oggi è alto. Prego, non ti ammonire, ma non esiste un bene uguale a un altro. Sai, non si tradisce mai, in fondo, una materia che ha degli strati. A volte però non c'è il nostro, o il perché lì non si può dire, anche se lo vedi vicino a te. Come mai l'avevamo capito? Una realtà così forse si chiama un male in futuro e non c'era scritto in grassetto, così non aveva l'aria per parlare. E poi un falso non si potrà, forse vorrebbero ucciderci da esseri obsoleti nel futuro, ma la storia segna il nostro sorriso per sempre. Mai troppo, prego, ora continua un altro. Era già compiuto il tuo interesse mentre lo muovi. L'interessamento sentirai che paga, ma dirai che era vero. Sentirai il futuro è futuro. Dopo dovrà pur passare, non ci saranno vie d'uscita. Tra 2 ore e non tra 10 anni, a sperare ancora. Dopo altre 2 ore, un gioco si vince, un gioco si gioca. Ma la vita sarà un gioco. Dove sei andato a finire? Se non in una delle coppie di vita odierne, perché proprio oggi finiva nella nebbia. Hai preso velocità, ora ti devi fermare. Sai, oggi fuori per già meglio, è già tanto. Il passato di 10 anni non si cancella. Allora sentirai cattive parole, o ti hanno detto molto peggio, cioè il falso, e sarà meglio stare nella propria corsia poi. Come si potrà creare una corsia tra Italia e America? Resta quel che sei, resto di mattoni attaccati. Ecco, vedi come sarebbe meglio fuori dalle opere pubbliche, nuove e solide, ma rubate. Prego, se nel loro interesse già ti copio nel male di questo fine anno 011. Strano solo a dirlo, gli insaccati nuovi di quest'anno, ma... E se il loro male procede per oltraggiare anche la coscienza del professore, classico sarebbe meglio credere. Cosa ne vuoi sapere tu senza parole? Non siamo vivi a casa o fuori. Era facile, in fondo e basta, così il futuro, ma
lo devi solo comprare un periodo storico. Si vive oltre o bene, si resiste oltre o dentro lo Stato, e per esagerare anche la vita, le scuole, le nostre istituzioni che funzionano a metà, come un amore per una vita si vince oltre o di bene. Non toccare le loro realtà, però non devi far nulla sulle concretezze che superi, cioè le lasci nel loro quartiere e procedi fuori verso un altro posto. Qui nessuno vuol far niente. Essere non è divenire, ok? Prendere velocità non sarà un problema, ma sicuramente non si può vivere senza l'altro piede, come senza tutti e quattro gli arti. Se presenti resistenza sono già il vuoto e il pieno, la presenza non è l'assenza, per quel che siamo. Il rispetto degli orari di lavoro con questi dissipatori sociali che non rispettano nemmeno un civico. Il basso o l'alto sono già risolti, non da risolvere. Il facile vivere sembra diventato impossibile. Saranno degli incompetenti al governo, ma non si può fuggire. Cosa non funzioniamo è noi o il nostro. Non è vero. Guarda meglio che sarà finita. Bevi qualcosa. Tanti saluti, G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.